Ho provato per voi Nano Banana. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi proveremo insieme quello che è il vero e proprio boom delle ultime settimane su tutti i social, e cioè Nano Banana. Condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro browser di riferimento Chrome e siamo già dentro a Google AI Studio. Ho fatto già ragazzi un corso completo di più di un'ora di tempo, tutto su Google AI Studio, quindi mi raccomando, questo sito veramente fantastico per sviluppatori nel quale voi potete andare a provare tutti gli ultimi tool di intelligenza artificiale di Google, quindi vi lascio il link qua in alto a destra se ve lo siete persi. Ma oggi ragazzi proviamo insieme quello che è veramente il fenomeno del momento, l'avrete sentito dire, l'avrete visto sui vari social, ed è Nano Banana. Che cos'è Nano Banana? È il nome in codice scelto da Google per indicare il suo nuovo modello generativo. In realtà è Gemini 2.5 Flash Image ed è stato creato ovviamente dalla società controllata da Google che si chiama DeepMind. Sapete che DeepMind è quella società controllata da Google che si preoccupa di inventare, creare, provare nuovi modelli, tool legati all'intelligenza artificiale. Ma perché Nano Banana? Nano Banana è il nome in codice che era stato scherzosamente usato dagli sviluppatori di Google, di DeepMind, ed è stato un nome che è andato subito virale, per questo hanno deciso di mantenerlo. Ci sono diverse correnti sulla creazione, diciamo, di questo nome. C'è chi dice ovviamente più semplicemente che appunto è un nome scherzoso, come sapete Google è solito fare, se vi ricordate i nomi che dava alle prime versioni di Android, cioè legate ai pasticcini, no, americani, quindi donut, marshmallow eccetera, e quindi hanno dato questo nome Nano Banana ed è diventato virale e quindi l'hanno mantenuto. Invece un'altra corrente, diciamo un po' più tecnica, invece sostiene che Nano Banana sia un vero e proprio lungo acronimo di una lunga frase, e cioè Nano Banana sta per Nanorobotic Artificial Network Operating Based on Nanosensory Array and Neural Algorithm. Cosa vuol dire tutta questa frase? Significa, tradotto, rete artificiale nanorobotica operante basata su array nanosensoriali e algoritmi neurali. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che Nano Banana è semplicemente un modello di intelligenza artificiale sperimentale nuovo per l'editing e la generazione di immagini. Quindi una sorta di GIMP, visto che noi trattiamo GIMP, o di Photoshop, basata sull'intelligenza artificiale, quindi sulle reti neurali, comandata dai nostri prompt, quindi dal nostro testo o dalla nostra voce. E vi assicuro ragazzi che veramente vi stupirà. Quindi seguite questo video perché proveremo insieme diversi prompt e vi farò vedere cosa è capace di fare questo fantastico Nano Banana. Quindi direi di iniziare subito. Come vi dicevo, siamo all'interno di Google AI Studio e siamo qui nella sezione chat. Lo trovate qui, lo potete trovare anche all'interno dell'app Gemini, che è o gratis o premium ovviamente, ma noi ovviamente ci piace questo sito Google AI Studio, che ovviamente ho già trattato, e quindi ovviamente rimaniamo qui. Siamo nella sezione chat e vedete che qui in basso abbiamo Try Nano Banana. Quindi vedete Gemini 2.5 Flash Image, State of the Art Image Generation and Editing, quindi lo andiamo a cliccare e vedete che qua abbiamo Nano Banana, che è ovviamente, come vi dicevo, Gemini 2.5 Flash Image. Molto bene, qui abbiamo le solite opzioni che abbiamo già visto nel corso di Google AI Studio, quindi non le sto ovviamente a ritrattare, le lascio così di default perché a noi interessa il modello generativo. Ha veramente delle abilità Nano Banana che vi faranno rimanere veramente stupefatti, e quindi vi dicevo seguite tutto il video perché ogni prompt sarà veramente pazzesco. E poi io non so in realtà cosa lui andrà a creare, io ho fatto delle prove ma non so cosa creeremo oggi perché chiaramente lo andremo a fare adesso in diretta, quindi prompt per prompt, quindi seguitemi mi raccomando. Allora, una delle abilità fondamentali di Nano Banana qual è? Quella della creazione di immagini, ovviamente attraverso prompt testuali o vocali, con una sensibilità e con una capacità di capire il mood e quello che noi gli stiamo dicendo veramente pazzesco, e lo fa veramente in pochissimi secondi. Questa è la vera rivoluzione per quanto riguarda la generazione di immagini, ovviamente da prompt, quindi non la modifica di immagine ma la generazione di immagini. Iniziamo a generare un'immagine e vediamo con che capacità lui riesce a capire quello che noi gli diciamo, come la realizza e in quanto tempo lo realizza. Io chiaramente ragazzi ho già creato i miei prompt, ok, in maniera tale da andare più veloci, quindi li leggeremo insieme e vedremo il risultato di Nano Banana. Chiaramente togliamo il suggerimento e andiamo a fare un'incolla. Crea un gladiatore romano al centro della pista del Colosseo a Roma con una spada nella mano destra e un elmo di ferro sul capo.
Clicchiamo su Run, vediamo quanto ci mette a generare questo tipo di immagine. Modello generativo super veloce, super rispondente. Ragazzi, 6 secondi,9 ci ha creato una roba del genere pazzesca. Vi rendete conto della velocità con il quale è andato a creare questi dettagli qui? No, dico veramente pazzesco. Ombra, guardate la sabbia, guardate gli oggetti sulla sabbia e guardate il Colosseo alle spalle. 6 secondi,9. Prima pazzesca caratteristica di Nano Banana, la velocità e la capacità di generazione dei dettagli rispondenti a quello che noi abbiamo chiesto. Chiaramente possiamo andare a fare un download, possiamo chiudere l'anteprima e in 6,9 secondi, qui ovviamente avete il tempo, potete dare un like, potete dare un good response o un bad response. Vedete, sempre sotto forma di chat, quindi tipo Gemini, quindi certo, ecco il tuo creatore romano e ci ha dato la nostra immagine. Quindi prima caratteristica veramente incredibile. Bene, vogliamo andare a testare sempre più in profondità. Abbiamo detto che oltre alla generazione di immagini, la caratteristica fondamentale di Nano Banana è quella della modifica di immagini, quindi il vero e proprio photo editing tipo GIMP. Se noi volessimo, ad esempio, riapriamo l'immagine, volessimo ad esempio togliere, cambiare l'elmo, questa sorta di spazzola, che non so come si chiama in termine tecnico, ma la chiamerò spazzola, in maniera molto grezza, voglio andare a cambiare l'elmo, come avremmo dovuto fare in GIMP? Avremmo dovuto utilizzare determinati strumenti per andare a ricreare la parte dietro, andare a cancellare questa parte qui. Ma adesso esiste Nano Banana, per cui noi gli andiamo a dire questa cosa qua, cambia l'elmo, fallo senza la spazzola sopra, fallo tutto di ferro. Run, vediamo in quanti secondi e vediamo il risultato della nostra modifica. Eccolo qua, ci ha messo 10 secondi,8, andiamo a vedere e ragazzi capite che lui è andato a togliere perfettamente la spazzola da sopra, ha fatto tutto l'elmo di ferro e ha ricostruito in maniera generativa la parte retrostante. Ragazzi, in 10 secondi ha fatto quello che prima con GIMP ovviamente o con Photoshop ovviamente richiedeva lunghe lavorazioni, quindi ragazzi veramente siamo all'incredibile. Bene, abbiamo capito che è bravo nel generare immagini, è anche veloce, non solo bravo nel generare immagini e nell'andare a modificare le nostre immagini. Bene, ma noi vogliamo fare di più, vogliamo andare sempre più nel dettaglio e in profondità per quanto riguarda la modifica delle nostre immagini, ok? Come se stessimo lavorando queste immagini in GIMP. Una delle caratteristiche, diciamo una delle funzioni più utilizzate qual è? Quello di andare a modificare il tempo, no? Cioè il passare dal giorno alla notte e dalla notte al giorno, quindi andare a modificare l'illuminazione, andare a creare lo stesso ambiente ma in una fase diversa della giornata, no? In un momento diverso della giornata. E quindi noi cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a dire a Nano Banana questo prompt qua, fai la stessa foto ma in ambiente notturno con solo la luce della luna che illumina la scena, quindi questa stessa foto di notte con la luna che illumina la scena e clicchiamo su Run, vediamo quanto ci mette, vediamo il response che ci dà. Eccolo qui, io ragazzi chiaramente accelero, tolgo le pause per non tediarvi, ma in 10 secondi, qui non mi ha fatto vedere ma vi assicuro che ci ha messo 10 secondi, lo stesso tempo che ci ha messo per togliere la spazzola nell'elmo, ci ha creato questa immagine qui, la stessa identica immagine con luna che illumina, vedete con l'alone luminoso, la notte sopra Colosseo e il nostro gladiatore con la nostra ombra. Ragazzi, quanto ci sarebbe voluto in GIMP o in Photoshop per fare un lavoro di questo genere? Vai a cambiare il cielo, vai a mettere la luna, fai l'alone luminoso intorno alla luna, fai l'ombra se non c'era già, quindi veramente pazzesco. Capacità di modifica, di capire quello che noi gli diciamo. E io ragazzi ho dato dei prompt molto semplici, Pensate se andate a dare dei prompt più complicati, con maggiori dettagli, andando a dirgli quello che voi realmente volete, quindi prompt anche di 2, 3, 4, 5 righe, capite bene cosa lui vi può creare, cosa è in grado di generare questo nuovo tool di intelligenza artificiale generativa di DeepMind. Bene, siamo arrivati a questo punto, non è finita, vi stupirò ancora di più, perché adesso andiamo veramente nel pazzesco. Allora ragazzi, qual è un'altra delle caratteristiche fondamentali di Nano Banana? È quello che è poi una delle caratteristiche fondamentali del photo editing, è quello di unire più immagini. Quindi io andrò a inserire, ad uploadare una mia immagine e andrò a dirgli vammi a mettere questa immagine qua nel contesto dell'immagine che abbiamo già. Quindi vado a caricare un'immagine e carico questa immagine qua.
Quindi clicco qui su più e faccio un upload file. Eccolo qua, che file sono andato, che foto sono andato ad uploadare? Sono andato a caricare la foto dei miei, dei 3 libri che compongono, vedete, la miniatura del mio corso su CapCut, il corso completo, ok? Quindi ovviamente se vi interessa CapCut, ovviamente non vi sto a dire di andarlo a vedere all'interno del canale, è un corso di più di un'ora. Bene, io cosa voglio fare? Voglio mettere questi 3 libri nel contesto del gladiatore romano, ok? Quindi cosa gli vado a dire come prompt? Gli vado a dare questo prompt qua. Ok, prendi questi libri nell'immagine che ti ho allegato, scontornali, mettili sopra un vassoio nella mano sinistra del gladiatore. Il gladiatore nella mano sinistra deve tenere in alto il vassoio con dentro i 3 libri della foto che ti ho allegato. Sostituisci il braccio sinistro con quello che ti ho detto, ovviamente, quindi togli il braccio sinistro attuale. Ok? Ho dato diverse informazioni perché lui potrebbe aggiungere un braccio sinistro, a volte me l'ha aggiunto. Andiamo a vedere cosa ci risponde questa volta. È un po' complicato, ragazzi, perché lui deve togliere il braccio, aggiungerne un altro, scontornare questi libri e metterli su un vassoio. Andiamo a vedere e anche in quanto tempo lo fa. Ok ragazzi, in 17 secondi,4 e dico 17 secondi,4 assolutamente, ecco il gladiatore con un vassoio pieno di libri nella mano sinistra al posto dello scudo. Andiamo a vedere ragazzi, vi rendete conto di quello che ha combinato? Ha tolto il braccio sinistro vecchio, ha messo un braccio sinistro nuovo, ha messo il vassoio, sopra il vassoio ha messo i miei libri. Ragazzi, quanto ci sarebbe voluto con GIMP? Incredibile in 17 secondi. Vi rendete conto di quello che vuol dire un tipo di editing di questo genere qua? Sono sicuro che se voi siete abituati a creare contenuti online, offline, capite bene di cosa stiamo parlando. Ok, bene, abbiamo questa immagine qui, ok? Io voglio però che risalti, continuiamo nel nostro editing della nostra immagine, ok? Immagine che dopo magari salverò e ve lo posterò come preview del video, ok? Facciamo così, quindi voi questa immagine probabilmente l'avete già vista finita e la stiamo creando insieme, ok? Così dopo la posso postare. Voglio andare a far risaltare i miei libri, perché i miei libri nella notte sul vassoio non si vedono bene, quindi voglio andarli a creare, voglio andare a farli risaltare e quindi gli do un comando, un prompt di questo genere. Faccio un CTRL-V e incollo questo prompt. Bene, ora ho bisogno che ti inventi qualcosa, quindi gli facciamo creare a lui, ok? Qualcosa, cioè facciamo ragionare lui. Ti inventi qualcosa per far risaltare i libri che il gladiatore ha sul vassoio, perché si vedono poco. Vediamo cosa ci combina e in quanto tempo. E ragazzi in 25 secondi,2, quindi ci ha messo in realtà più di prima, in realtà era più complicato quello di prima, ma si vede che creare questo bellissimo alone luminoso nella notte illuminato dalla luna, vedete come risalta bene adesso, quindi ha ragionato anche bene, vedete che alone luminoso ci ha messo di più rispetto a creare il braccio, il vassoio e scontornare i libri, quindi si vede che l'alone, si vede che ha dovuto ragionare in maniera più profonda alla deep mind appunto su come andare a far risaltare in questo contesto questi libri e ha creato questo bellissimo alone, quindi veramente veramente ci sta, questo Nano Banana ci sta stupendo. Bene ragazzi, siamo a questo punto. Come tratta però Nano Banana i testi? Come possiamo fare inserire un testo? Ci crea i testi, ce li modifica? Come possiamo fare? Ovviamente avete già capito, dobbiamo andargli a dire cosa vogliamo inserire e quindi gli andiamo a dare un prompt di questo genere. Scrivi con un font che ricorda l'antica Roma il testo corso CapCut completo tra le virgolette, vediamo se mette esattamente questa scritta, ok? Il testo esatto, perché è un po' il punto debole di molte intelligenze artificiali. Nella parte bassa della foto, al centro, colorala di giallo e evidenzialo con lo stesso alone che hai creato per il testo. Andiamo a vedere cosa ci combina. Ed ecco qua ragazzi che in 32 secondi, quindi ci ha messo un po' di più, andiamo a vedere, sta completando l'immagine, vedete? Andiamo a vedere, corso CapCut completo, l'ha fatto, quindi scritta perfetta in questo caso. Vi dico per onore di cronaca che in realtà alcune volte io ho scritto tra virgolette un testo quando ho fatto delle prove nelle modifiche, lui non me l'ha scritto correttamente, ha fatto qualche errore, ha invertito qualche lettera. In questo caso siamo stati fortunati, ce l'ha scritto veramente in maniera correttissima. Tra l'altro ha fatto lo stesso identico alone dello stesso colore, vedete, sullo sfondo della scritta, la scritta di giallo, quindi veramente impeccabile, veramente veramente pazzesco. La scarico perché la voglio poi postare nel gruppo.
Bene, abbiamo visto ragazzi le capacità finora, ma non sono assolutamente finite, vi continuerò a stupire, quindi seguitemi fino alla fine. Cosa vogliamo fargli fare adesso a questo gladiatore? Vogliamo prendere questo gladiatore e portarlo in un altro scenario, lui, proprio lui, quindi coerenza visiva, coerenza dei personaggi tra un prompt e l'altro, e quindi gli andiamo a dire: prendi lo stesso identico personaggio, il gladiatore, qui ho scritto male, facciamo così, il personaggio, il gladiatore, che deve essere proprio lui, vestito uguale, e mettilo su una biga al centro del circo massimo. Run. Andiamo a vedere se lui mantiene lo stesso personaggio vestito uguale su una biga all'interno del circo massimo. Ragazzi, in circa 40 secondi lui è andato a fare questa cosa qui. Stesso gladiatore, stesso elmo, stessa identica armatura, su una biga al centro del circo massimo. In realtà è al centro del Colosseo, in realtà non ce l'ha cambiato, è rimasto uguale, però ha capito lo stesso identico personaggio messo su una biga. Voglio andarglielo a dire, andiamo a vedere se lo cambia. Mettiamo perfetto, ma lo hai lasciato al centro del Colosseo, voglio che tu lo metta al centro del circo massimo a Roma. Andiamo a vedere se lo fa, se toglie il Colosseo, se cambia lo sfondo, perché in questo caso vedete è la prima volta che praticamente ci fa una cosa non corretta, ok? Avete notato, quindi con tutti i prompt che gli abbiamo dato, solamente questa volta non ha recepito bene, non ha capito bene cosa doveva fare. Andiamo a vedere se correggendolo capisce. Vedete sempre sotto forma di chat, vedete che sono 21 secondi, chiaramente ci sta ragionando su quello che deve fare, perché deve fare in effetti una modifica non da poco in realtà. 30 secondi, vediamo quanto ci mette, secondo me ci metterà sui 40-50 secondi, vediamo. Ci ha messo 69 secondi, quindi ci ha messo 1 minuto e 9 secondi e ragazzi ha tolto il Colosseo e guardate cosa è andato a creare. Circo massimo con le colonne, con le statue, veramente pazzesco. Ha lasciato il gladiatore, stesso identico personaggio, quindi coerenza dei personaggi, quindi capite cosa potete fare, vignette con stessi personaggi all'interno dello stesso prompt, dello stesso flusso generativo. Quindi veramente pazzesco Nano Banana, ma non è ragazzi finita qua. Quante cose abbiamo visto fino adesso, non è finita. Cambiamo scenario ragazzi, perché un'altra delle caratteristiche fondamentali, delle sue features che questo strumento di intelligenza artificiale generativa può fare, è quello di non solo modificare ma andare a ricostruire, ok? Quindi andare a migliorare, ricostruire foto rovinate. Questo apre uno scenario pazzesco anche questo. Andiamo a caricare una foto rovinata, andiamo a vedere che tipo di lavoro è in grado di fare. Quindi carico una foto, sempre clicco sul più e sempre upload file dal mio computer. Allora ragazzi, sono ritornato alla pagina principale di Google AI Studio perché mi si è scollegato il PC, ho dovuto riavviare per rifar partire la connessione. Quindi torniamo su Nano Banana e in questo caso avevamo comunque concluso il flusso di lavoro del gladiatore, perché voglio farvi vedere in realtà un'altra funzione fondamentale. Clicchiamo su Nano Banana, eccolo qua, e io voglio andare a prendere un altro tipo di file, quindi a caricare, quindi faccio un più e faccio un upload file e vado a caricare questa nostra foto. È una foto che io ho scaricato di una foto rovinata, è una foto probabilmente degli statunitense degli anni, non so, 50, credo. Io gli vado a dire adesso: perfetto, ora rendila più attuale, qui ho sbagliato, rendila più attuale inserendo dei colori, analizza l'immagine e calcola la giusta colorazione, come ho scritto, la corretta saturazione e la luminosità. Andiamo a vedere se lui analizza l'immagine e ce la colora rendendola più moderna. Lo farà sicuramente in pochi secondi, visto quanto ci ho messo a ricostruirla, quindi ci metterà indicativamente 15-20 secondi, e infatti ci ha messo 13 secondi. Ragazzi, guardate come ha modernizzato in poco più di 10 secondi la nostra immagine. Ha inserito i colori, ha mantenuto la luminosità, ha reso a colori, ha saturato un'immagine in bianco e nero rovinata, un'immagine rovinata, l'ha ricostruita, ci ha messo i colori in totale 25 secondi. Ragazzi, di cosa stiamo parlando?
Ok, bene, ha fatto questo lavoro partendo da questa immagine qui, ragazzi, ha trovata magari in qualche cantina, ok, in 25 secondi ce l'ha, in 10 secondi ce l'ha ricostruita, in 12 secondi ce l'ha resa, ce l'ha modernizzata, ce l'ha resa perfetta. Non siamo contenti, vogliamo andare a fare di più. Ora proiettami la stessa identica immagine nel futuro, nel 2100, calcolami le modifiche dovute al tempo e al progresso e applicamele. Vediamo in altri 10-15 secondi a questo punto, perché ci ha abituato bene, andiamo a vedere la nostra immagine proiettata 150, 160, 200 anni in avanti. Ecco come potrebbe essere, ecco come potrebbe apparire la stessa scena nel 2100 con veicoli autonomi in architettura più futuristica, pur mantenendo l'essenza della composizione originale. Ragazzi, pazzesco. Le macchine sono diventate questi veicoli, ci sono le persone al centro, c'è la strada, ci sono i palazzi che sono poi dei grattacieli. Ragazzi, questo tool Nano Banana è un tool veramente super rivoluzionario. I programmi di photo editing tipo GIMP non scompariranno mai, perché chiaramente lì abbiamo il totale controllo, ma qui, ragazzi, siamo veramente ad un livello di modifica generativa veramente pazzesca e siamo solo agli inizi. Ragazzi, il modello Nano Banana l'abbiamo sviscerato, l'abbiamo provato, quali sono i punti di forza, l'abbiamo visto. Il creare immagini con una coerenza, con una capacità di interpretazione e di comprensione del nostro prompt veramente pazzesco, e la creazione di immagini veramente in pochissimi secondi. La possibilità di mantenere lo stesso volto, personaggio, figura, carattere anche dopo tante modifiche, quindi creare una coerenza di generazione veramente pazzesca, mai vista prima. Unire più immagini in una stessa immagine, quindi unire, scontornare, unire più immagini per crearne una unica, fare tutto in maniera super veloce, capire il mood, capire il tempo, la luminosità, il cambiare sfondo, scontornare, cambiare stagione, capire il tutto in maniera super veloce, farlo in maniera super intelligente e in maniera veramente pazzesca. Questo, ragazzi, è Nano Banana. E ragazzi, questo modello di intelligenza artificiale generativa è stato rilasciato solo qualche giorno fa, una decina di giorni fa, quindi siamo veramente agli inizi. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, ditemi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un commento, lasciate un like, venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, vero_Academy. Noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo fantastico video. Ciao e grazie a tutti.